Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Dalerpen, compressa rivestita, Ecopharma SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Dalerpen, compressa rivestita? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dalerpen, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Dalerpen, compressa rivestita? Dalerpen, compressa rivestita ha un farmaco a base del principio attivo Tadalafil, appartenente alla categoria degli disfunzione erettile e nello specifico farmaci usati nella disfunzione dell'erezione. È commercializzato in Italia dall'azienda Ecopharma SRL. Dalerpen, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dalerpen 5 mg 14 compresse rivestite con film. Dalerpen 5 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ecopharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo Tadalafil. Gruppo terapeutico: disfunzione erettile. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. È necessaria la stimolazione sessuale affinché copyright Tadalafil possa essere efficace nel trattamento della disfunzione erettile. Trattamento dei segni e dei sintomi dell'iperplasia prostatica benigna negli uomini adulti. L'uso di Dalerpen nelle donne non ha indicato. Posologia. Disfunzione erettile negli uomini adulti. In generale, la dose raccomandata a 10 mg, da assumere prima di una prevista attività sessuale e indipendentemente dai pasti. In quei pazienti in cui una dose di 10 mg di Tadalafil non produce un effetto adeguato, può essere provata una dose di 20 mg. Il medicinale può essere assunto almeno 30 minuti prima dell'attività sessuale. La massima frequenza di somministrazione è una volta al giorno. Tadalafil 10 mg e 20 mg ha indicato per essere usato prima di una prevista attività sessuale e non ha consigliato per un continuo uso giornaliero. Nei pazienti che prevedono un uso frequente di Dalerpen, ad esempio, almeno 2 volte a settimana, potrebbe essere considerato adatto uno schema di somministrazione una volta al giorno con i dosaggi più bassi di Dalerpen, in base alla scelta del paziente e dal giudizio del medico. In questi pazienti la dose raccomandata a 5 mg assunta una volta al giorno all'incirca nello stesso momento della giornata. La dose può essere diminuita a 2,5 mg una volta al giorno in base alla tollerabilità individuale. L'adeguatezza di un uso continuato dello schema di somministrazione giornaliero deve essere rivalutata periodicamente. Iperplasia prostatica benigna negli uomini adulti. La dose raccomandata a 5 mg, da assumere ogni giorno all'incirca alla stessa ora indipendentemente dai pasti. Anche per gli uomini adulti in trattamento, sia per l'iperplasia prostatica benigna che per la disfunzione erettile, la dose raccomandata a 5 mg, da assumere ogni giorno all'incirca alla stessa ora. I pazienti che non sono in grado di tollerare Tadalafil 5 mg per il trattamento dell'iperplasia prostatica benigna devono considerare una terapia alternativa poiché copyright l'efficacia di Tadalafil 2,5 mg per il trattamento dell'iperplasia prostatica benigna non è stata dimostrata. Popolazioni particolari. Uomini anziani. Nei pazienti anziani non sono richiesti aggiustamenti della dose. Uomini con compromissione renale. Nei pazienti con compromissione renale di grado da lieve a moderato non sono richiesti aggiustamenti della dose. Per i pazienti con grave compromissione renale la massima dose raccomandata a 10 mg nel trattamento al bisogno. La somministrazione di Tadalafil 5 mg una volta al giorno per il trattamento della disfunzione erettile o dell'iperplasia prostatica benigna non è raccomandata nei pazienti con grave compromissione renale. Vedere paragrafi 4 e 5, 2. Uomini con compromissione epatica. Quando Dalerpen ha usato al bisogno per il trattamento della disfunzione erettile, la dose raccomandata di Dalerpen a 10 mg, da assumere prima di una prevista attività sessuale e indipendentemente dai pasti. Esistono dati clinici limitati sulla sicurezza del Tadalafil in pazienti con compromissione epatica grave, classe C secondo la classificazione di Kild-Pugh. Se prescritto, deve essere eseguita un'attenta valutazione caso per caso del rapporto beneficio-rischio da parte del medico che lo prescrive.
Non ci sono dati disponibili circa la somministrazione di tadalafil a dosi maggiori di 10 mg a pazienti con compromissione epatica. La somministrazione di Dalerpen una volta al giorno per il trattamento della disfunzione erettile e della iperplasia prostatica benigna non è stata valutata nei pazienti con compromissione epatica. Pertanto, se prescritto, deve essere eseguita un'attenta valutazione caso per caso del rapporto beneficio-rischio da parte del medico che lo prescrive. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Uomini diabetici. Nei pazienti diabetici non sono richiesti aggiustamenti del dosaggio. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Dalerpen nella popolazione pediatrica in relazione al trattamento della disfunzione erettile. Modo di somministrazione. Dalerpen A disponibile in compresse rivestite con film da 5 mg, 10 mg e 20 mg per uso orale. Nel caso in cui venga prescritto un dosaggio da 2,5 mg, devono essere utilizzati altri prodotti a base di tadalafil con tale dosaggio. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Negli studi clinici, è stato osservato che il tadalafil aumenta gli effetti ipotensivi dei nitrati. Si ritiene che questo aumento derivi dagli effetti combinati dei nitrati e del tadalafil sulla via ossido di azoto/CGMP. Pertanto, la somministrazione di tadalafil a pazienti che stanno assumendo qualsiasi forma di nitrato organico è controindicata. Vedere paragrafo 4, 5. Dalerpen non deve essere usato negli uomini con malattie cardiache per i quali è sconsigliabile l'attività sessuale. I medici devono considerare il potenziale rischio cardiaco associato all'attività sessuale in pazienti con una preesistente malattia cardiovascolare. I seguenti gruppi di pazienti con malattia cardiovascolare non sono stati inclusi negli studi clinici e l'uso di tadalafil è pertanto controindicato. Pazienti che hanno avuto infarto del miocardio negli ultimi 90 giorni, pazienti con angina instabile o che hanno avuto episodi di angina durante rapporti sessuali, pazienti che negli ultimi 6 mesi hanno avuto insufficienza cardiaca di classe 2 o maggiore secondo la classificazione della New York Heart Association, pazienti con aritmie non controllate, ipotensione, 90-50 mmHg, o ipertensione non controllata, pazienti che hanno avuto un ictus negli ultimi 6 mesi. Dalerpen ha controindicato nei pazienti che hanno perso la vista ad un occhio a causa della neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica, NAION, indipendentemente dal fatto che questo evento sia stato o meno correlato al precedente impiego di un inibitore della PDE5, vedere paragrafo 4, 4. La co-somministrazione degli inibitori della PDE5, compreso tadalafil, con stimolanti della guanilato ciclasi, come riociguat, è controindicata per copyright. Potrebbe portare a ipotensione sintomatica, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima del trattamento con Dalerpen. Prima di prendere in considerazione il trattamento farmacologico, dovranno essere effettuati un'anamnesi ed un esame obiettivo al fine di diagnosticare la disfunzione erettile o l'iperplasia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Come riportato di seguito, gli studi di interazione sono stati condotti con 10 mg e /o 20 mg di tadalafil. Per quanto riguarda quegli studi di interazione in cui è stata impiegata solo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dalerpen, compressa rivestita. Insieme ad altri farmaci come Eurosabdisicora Euro, Eurosabdisitrina Euro, Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Euroscarvasina Euro, Eurosdeponita Euro, Eurosdermatransa Euro, Eurosdinicheta Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoinale Euro, Eurosduronitrina Euro, Eurosilan, capsula a rilascio modificato a Euro, Eurosilan, compressa Euro, Eurosepinitril, Cerutia Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta complexa Euro, Eurosgardinale Euro, Eurosismo, 20 Euro, Eurosisosorbide mononitrato DOC generici, capsula a rilascio modificato a Euro, Eurosisosorbide mononitrato DOC generici, compressa a rilascio modificato a Euro, Eurosisosorbide mononitrato DOC generici, compressa Euro, Eurosisosorbide mononitrato EG, capsula a rilascio modificato a Euro, Eurosisosorbide mononitrato
mononitrato EG, compressa a rilascio modificato a eurosisosorbide mononitrato EG, compressa a eurosisosorbide mononitrato sandozza a euroscheritrina a eurosluminale, compressa a eurosminitrana a eurosmono 5, capsula a rilascio modificato, compressa a eurosmono 5, capsula a rilascio modificato a eurosmonocket, compressa a rilascio modificato a eurosmonocket, compressa a eurosmisolina a eurosnantispray a eurosnirvaxon a eurosnilina a eurosniredila a eurosnitroderms a eurosnitroglicerina bioindustrial in soluzione, uso interno a eurosnitroglicerina doc generica a eurosnitroglicerina eurogenerica a eurosnitroglicerina sandozza a eurosnitroglicerina teva a eurosnitroglicerina zentiva a eurosrectogesica a eurosrifadina a eurosrifatera a eurosrifina a eurosrifocina a eurostegretula a eurostriniplasa a eurostrinitrina, compressa rivestita a eurostrinitrina, soluzione, uso interno a eurosvenitrina a eurosvenitrinta eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere dall'Erpen, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere dall'Erpen, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? L'uso di Dalerpen nelle donne non ha indicato. Gravidanza. I dati relativi all'uso di Tadalafil in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi su animali non indicano effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dalerpen altera in modo trascurabile la capacità di guidare e di usare macchinari. Prima di guidare e di usare macchinari, i pazienti devono essere consapevoli di come reagiscono al Tadalafil, sebbene nel corso degli studi clinici la frequenza di episodi di vertigini sia stata simile per il placebo ed il Tadalafil. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse riportate più comunemente nei pazienti che hanno assunto Tadalafil per il trattamento della disfunzione erettile o dell'iperplasia prostatica benigna sono state cefalea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosi singole fino a 500 mg sono state somministrate a soggetti sani e dosi multiple giornaliere fino a 100 mg sono state somministrate a pazienti. Gli eventi avversi sono stati simili a quelli osservati a dosaggi più bassi. In caso di sovradosaggio, devono essere adottate le necessarie misure standard di supporto. L'emodialisi contribuisce in modo trascurabile all'eliminazione del Tadalafil. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Urologici, farmaci impiegati per la disfunzione erettile, codice ATC. G04B08. Meccanismo di azione. Il Tadalafil ha un inibitore selettivo e reversibile della fosfodiesterasi di tipo 5, PDE5, guanosin, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il Tadalafil ha prontamente assorbito dopo somministrazione orale e la massima concentrazione plasmatica media osservata, Cmax, ha ottenuta ad un tempo medio di 2 ore dopo la somministrazione. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non mostrano nessun rischio particolare per l'uomo sulla base degli studi convenzionali di sicurezza, farmacologia, tossicità per dosaggi ripetuti, genotossicità, potenziale cancerogeno e tossicità per la riproduzione. Elenco degli eccipienti. Compressa. Lattosio monoidrato, cross caramellosa sodica, idrossipropilcellulosa, povidone K25, diossido di silicio colloidale, sodio lauril solfato, magnesio stearato. Rivestimento con film. Ipromellosa, diossido di titanio, E171, macrogol, talco, ossido di ferro giallo. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.